Io immagino ormai un po' così. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video vi parlerò di quelle coppie di parole problematiche. Quei fratelli, se vogliamo, che creano sempre tante difficoltà a chi sta imparando l'italiano. Vi garantisco che le spiegazioni saranno semplici e chiare, così che dopo aver guardato questo video non sbaglierete più. Prima coppia, che è probabilmente quella che crea più confusione, già e ancora. Chiariamolo una volta per tutte. Già indica un'azione completata nel passato, quindi indica che un'azione è terminata prima del momento attuale. Ho già mangiato. Ho mangiato prima di registrare questo video. Oh, sei già qui? E significa sei arrivato, quindi l'azione è stata completata nel passato, anche se è stato prima che io mi aspettassi. E ancora, invece, come si usa? Ebbene, ancora esprime continuità o aspettativa. Cosa significa? Significa che ancora esprime un'azione continua o che non è ancora avvenuta. Quindi noi stiamo aspettando che succeda, non è successo fino a questo momento. Sto ancora mangiando. L'azione è in corso. Non è ancora arrivato. Significa che lo sto aspettando da un po', ma questa persona non ha terminato fino a questo momento l'azione di arrivare. State ancora guardando il film? Mi chiedo se l'azione sia in corso. Parliamo invece della posizione. Dove dobbiamo mettere questi già e ancora? Se il verbo è formato da una sola parola, li posizioniamo dopo il verbo. Sei già qui? Guardi ancora il film? Se invece il verbo è formato da due parole, si tratta di un tempo composto o di un presente progressivo, allora già e ancora andranno collocati tra i due verbi. Stai ancora mangiando? Ho già finito. Se volete saperne di più su queste due paroline, abbiamo realizzato un video dedicato solo ed esclusivamente a loro, con tutti gli esempi, tutte le spiegazioni più approfondite che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Noi invece procediamo con la prossima coppia. Chi sarà? Ormai è ora. Ormai indica rassegnazione, inevitabilità. Io immagino ormai un po' così. Avete capito l'idea? Indica che siamo arrivati a un certo punto, questo attuale, per cui la situazione, la questione, l'azione non può più essere
cambiata e di conseguenza noi siamo un po' rassegnati di fronte all'inevitabile. Ormai è troppo tardi per andare in vacanza. Significa siamo giunti a questo punto, è il 14 agosto, Ferragosto è domani, non abbiamo prenotato nulla e giunti a questo momento la situazione non può cambiare, tutto è già pieno e occupato, quindi sono rassegnata. Di la verità, ormai lo sanno tutti. Sto dicendo, non ha più senso nascondere quello che volevi nascondere, perché arrivati a questo punto, tutti sanno già il tuo segreto e perciò puoi dire la verità. Rassegnati, tutti sanno. Oppure a un bambino, ormai sei grande, non devi più fare i capricci. Significa, arrivati a questo punto, devi rassegnarti, non puoi più comportarti come un bambino come facevi qualche anno fa, perché sei cresciuto, non puoi tornare indietro. Ora, invece, indica il momento presente, immediato, in maniera neutra, quindi senza altre sfumature. Esprime solo l'indicazione temporale. Ora devo andare. Significa proprio in questo momento, ma non voglio dare una sfumatura di rassegnazione, tristezza, rabbia. No, sto solo riportando qualcosa. Oh, ora capisco. Significa in questo momento capisco quello che stai dicendo. Neutro. Insomma, ormai ha la sfumatura di non si può tornare indietro, anche se lo vorremmo. Ora, invece, indica solo il momento presente, nessuna sfumatura. Prendiamo queste due frasi come esempio. Ora devo studiare l'italiano. Ormai devo studiare l'italiano. E voi a quale delle due frasi appartenete? Vediamo un po'. Ora devo studiare l'italiano. Significa, basta, in questo momento devo fare questa cosa. Devo studiare l'italiano, senza se, senza ma. Invece, se io dico ormai devo studiare l'italiano, c'è un senso di rassegnazione in me. Magari ho rimandato fino all'ultimo momento, magari il mio lavoro mi ha fatto trasferire in Italia anche se io non lo volevo. Non posso tornare indietro. Mi tocca imparare l'italiano. Voi siete più gruppo ora o gruppo ormai devo studiare l'italiano? Fatemelo sapere nei commenti. Prossima coppia. Presto e pronto. Devo essere sincera, questo lo confondono di più in madrelingua spagnoli, quindi chi parla spagnolo come prima lingua. Ma vediamo un po'. Presto indica tempo con una sfumatura di rapidità, velocità. Arrivo presto vuol dire arrivo in poco tempo. Magari dovrò andare un po' veloce, ma arrivo in poco tempo. Oppure lo si può utilizzare anche come orario, quindi arrivo presto vuol dire arrivo presto nella mattina, per esempio. O devo uscire di casa presto, quindi cioè devo uscire di casa forse alle 6 della mattina. Oppure quando dico a presto vuol dire ci vediamo tra poco tempo, forse non so esattamente quando, ma non sarà molto tempo. Oppure posso dire dai, fai presto,
e voglio dire all'altra persona di finire quello che sta facendo in poco tempo, di aumentare la sua velocità, perché vado di fretta. Pronto, invece, indica lo stato di preparazione, e cioè indica che qualcosa o qualcuno è preparato, completato e quindi può fare una certa cosa. Sono pronta per partire. Tutto è finito e io sono preparata per il viaggio. La cena è pronta, il che significa che la preparazione è stata completata ed è il momento di mangiare. Piccola curiosità, gli italiani lo utilizzano anche per rispondere al telefono. Pronto? Quindi mi raccomando, e mi riferisco soprattutto a voi che parlate spagnolo, non dite la prossima volta che siete presti. Siete pronti per fare qualcosa. Presto, tra l'altro, è un avverbio e quindi rimane sempre invariato. Prossima coppia. Non ancora. Non più. Questo ancora dà veramente tanti problemi a chi sta imparando l'italiano. Non ancora, ricordate, esprime una aspettativa non realizzata. Qualcosa che dovrebbe succedere, lo stiamo aspettando, ma ancora non è successo. Non ho ancora finito di spiegare. Ho bisogno di un po' di minuti in più per completare. Non ha ancora capito. Significa io mi aspettavo che lui capisse, ma non è stato così. Al momento non ha capito. La mia aspettativa non è stata realizzata. Non più, invece, indica l'interruzione di continuità. Graziana, puoi parlare italiano? Cosa significa? Faccio chiarezza. Non più fa riferimento all'interruzione di un'abitudine, di una situazione o un'azione ricorrente che viene interrotta o dal passato al presente o dal presente al futuro. Vediamo degli esempi. Non fuma più. Significa che la sua era un'abitudine, quella di fumare, nel passato, ma l'ha interrotta e quindi questa azione è terminata nel presente. Io non abito più qui. Questa è stata la mia casa per molto tempo, azione ricorrente, ma che nel presente si è interrotta. Non verrò più qui. Questa azione invece è riferita al futuro, dal presente al futuro. Nel presente sono qui, ma non ho intenzione di tornarci nel futuro. Non mangerà più la carne. Ha scelto di diventare vegetariano e quindi da questo momento presente rispetto al futuro, l'azione che per lui era abituale di mangiare la carne sarà interrotta. In sintesi, se diciamo non ancora, significa che manca qualcosa che aspettiamo. Se diciamo non più, significa che finisce una situazione abituale che c'era prima. Cosa possiamo dire della posizione? Se il verbo è formato da una sola parola, lo si mette tra non e ancora o più. Non vado ancora, oppure non vado più.
Se il verbo è formato da due parole, si separano. Non ho ancora mangiato. Non ho più mangiato. Ultima coppia, ma non per importanza, mica e manco. Mica dà un'enfasi negativa, ma molto educata. Infatti lo si utilizza in frasi proprio negative, solo per rafforzare tale negazione. E infatti lo si trova molto spesso insieme a non. Non è mica facile. Significa non è facile per niente. Per niente. Posso tranquillamente dire non è facile. Ma se dico non è mica facile, sto rafforzando la difficoltà. Non è mica colpa mia. Vuol dire non è colpa mia per niente, affatto. Quindi notate, lo si trova dopo il non e il verbo. Non è mica colpa mia. Non è mica facile. Ma, udite, udite, è possibile rendere la frase ancora più enfatica e più colloquiale spostando mica prima del verbo e rimuovendo il non. Mica è facile. E manco, invece, anche manco è una negazione molto, molto forte. Ma qual è la differenza, insomma? Mica serve per dare enfasi, per sostenere una negazione. Non ha un vero e proprio significato. Invece, manco ce l'ha. Infatti, tenete a mente che manco è molto informale e significa nemmeno, neanche, ma più colloquiale. Non me l'ha manco detto. Significa non me l'ha nemmeno detto. Fa caldissimo e non ho manco l'aria condizionata. Fa caldissimo e non ho nemmeno l'aria condizionata. Attenzione perché lo si trova anche in espressioni appunto sempre un po' negative, fisse, come manco morto, che vuol dire no, non lo faccio nemmeno se muoio, mai e poi mai. O manco per sogno, che vuol dire un po' la stessa cosa, assolutamente no. Facciamo bungee jumping? Manco morto. Manco per sogno. Bene, adesso che conoscete tutte le coppie, sicuramente non avrete difficoltà a risolvere questo esercizio. E mi raccomando, scrivetemi le risposte nei commenti. Devo andarmene. Il treno parte tra 5 minuti. Ora? Ormai? Non ho guardato quel film. Già? Ancora? Sei per l'esame? Presto? Pronto? Studio il francese. Ora studio solo l'italiano. Non ancora? Non più? Non è vero quello che dici. Mica? Manco? Se volete approfondire anche la parolina mica, ho realizzato un video dedicato proprio a quell'argomento, che come sempre trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Con questo è tutto. Io vi ricordo però che l'Ernamo è ovunque e quindi potete seguirci su tutti i nostri social, potete anche iscrivervi al gruppo
Telegram, al gruppo Instagram e al gruppo WhatsApp, tutto gratuito, e riceverete molti materiali esclusivi, delle notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video, anche degli audio, così potete sentire la mia voce più spesso. E vi ricordo anche di iscrivervi alla nostra newsletter, dove invece invio tanti altri contenuti per migliorare il vostro italiano. Parliamo un po' di grammatica, di attualità, di curiosità riguardo la cultura italiana, quindi vi consiglio di iscrivervi. E con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace, che ci aiuta molto, e se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al canale. Con questo è proprio tutto, ma come sempre, se avete più dubbi, domande, scrivetemele nei commenti. Cerco di rispondere alla maggior parte di loro. Forse qualcuno purtroppo mi sfugge, ma li leggo tutti, sempre. Ci vediamo prestissimo in un nuovo video.